Oggi prepareremo una cassata siciliana al forno, quindi restate con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorre per preparare questa cassata siciliana al forno. Per la pasta a biscotto ci occorreranno 3 uova intere, 130 g di zucchero semolato, 120 g di olio di girasole, 100 g di farina 00, una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito. Per la crema di ricotta invece ci occorrerà 500 g di ricotta di pecora, 200 g di zucchero semolato, 80 g di gocce di cioccolato fondente, scorza d'arancio o aroma. Per preparare la frolla invece ci occorreranno 200 g di zucchero a velo, 500 g di farina 00, 200 g di burro freddo, 2 uova intere, una bustina di vanillina, mezza bustina di lievito per dolci, un po' di scorza di limone e un pizzico di sale. Allora, come prima cosa andiamo a preparare il pan biscotto. Quindi andiamo a prendere le uova e le andiamo a mettere all'interno di una terrina. Versiamo lo zucchero e iniziamo a montarle. Una volta che le uova e lo zucchero si sono ben amalgamate, aggiungiamo anche l'olio di semi. E continuiamo a lavorare il composto. Bene, adesso che abbiamo aggiunto tutti i liquidi, andremo ad aggiungere la farina. La aggiungiamo a poco e inseriamo anche mezza bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina. E continuiamo a lavorare il composto. Una volta che il nostro composto sarà pronto, lo possiamo versare dentro una leccata dove abbiamo messo un foglio di carta forno. Andiamo a livellare un po' il tutto, dopodiché possiamo infornare con forno statico 190 gradi per 10-12 minuti. Bene, adesso possiamo infornare. Nel frattempo che la nostra pasta a biscotto è nel forno, noi ci portiamo avanti il lavoro e prepariamo la frolla. Quindi in una terrina andiamo a mettere tutti i vari ingredienti. Iniziamo con la farina, aggiungiamo il burro, lo zucchero a velo, aggiungiamo anche le uova
mezza bustina di lievito, una bustina di vanillina, un po' di scorza di limone e infine aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo a mescolare il tutto. Bene, quando la nostra frolla sarà liscia e morbida, possiamo avvolgerla in della pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigo per 30 minuti o in freezer per 15 minuti. Vi consiglio di appiattire la frolla, così farà prima raffreddarsi in frigorifero. Nel frattempo che la nostra frolla riposa in frigorifero, noi andiamo a preparare la crema di ricotta. Per prepararla ci occorrerà mezzo chilo di ricotta di pecora. Mi raccomando, acquistatela il giorno prima, la mettete tutta la notte a scolare perché deve essere ben asciutta. Quindi versiamo la ricotta, dopodiché aggiungiamo lo zucchero e se trovate delle arance di stagione mettete un po' di scorza di arancio. In questo caso io userò una fialetta di aroma perché arance in questo periodo non c'è. A questo punto lavoriamo il tutto con delle fruste. Una volta che la ricotta e lo zucchero si sono ben amalgamate, aggiungiamo anche le gocce di cioccolato. Diamo un'ultima mescolata, dopodiché la nostra crema di ricotta è pronta. Bene, adesso andiamo a preparare 2 dischi di pasta biscotto. Per realizzarli ci serviremo del fondo di una tortiera, che è la tortiera che andremo a utilizzare poi per fare la cassata. Quindi mettiamo il fondo della tortiera sopra il nostro pan biscotto e andiamo a ritagliare il primo cerchio. Il secondo cerchio lo realizzeremo nella parte opposta. Se ci saranno delle mancanze, ovviamente le aggiungeremo con la pasta a biscotto che ci resterà nei bordi. Ecco qua. E le andiamo a mettere da parte. Ci serviranno dopo. Quello che ci avanzerà lo possiamo mangiare così com'è o utilizzarlo per altre ricette. Dopo una trentina di minuti che la nostra frolla è stata in frigo, possiamo prenderla e iniziare a lavorarla. Prendiamo la nostra frolla e la andiamo a mettere sopra un foglio di carta forno. Dopodiché ne tagliamo un terzo e la mettiamo da parte. Rimettetela in frigorifero se fa caldo. Con quella che ci è rimasta invece andiamo a mettere un altro foglio di carta forno sopra e iniziamo a stenderla con un mattarello. La stendiamo fino a raggiungere uno spessore di circa 4-5 mm. Una volta raggiunto lo spessore desiderato, andiamo a prendere una tortiera, la andiamo ad imburrare, dopodiché andiamo ad inserirvi la nostra frolla.
Andiamo a sistemarla bene all'interno della tortiera, dopodiché andiamo a tagliare tutta la frolla in eccesso dai bordi. Adesso andiamo a prendere la frolla che avevamo messo da parte, quindi la mettiamo sopra un foglio di carta forno e, come abbiamo fatto precedentemente, mettendo sopra un altro foglio di carta forno, andiamo a stenderlo. Bene, una volta stesa, andiamo a prendere la circonferenza della torta, quindi andiamo a prendere di nuovo la nostra tortiera, la mettiamo sopra e andiamo a ritagliarla a misura. Togliamo la frolla in eccesso ed ecco qua quello che sarà il coperchio per la nostra torta, quindi la andremo a mettere sopra dopo che l'avremo farcita. Se vi rimane della frolla potete congelarla e utilizzarla per un'altra ricetta. Adesso siamo pronti per assemblare la nostra cassata siciliana al forno. Quindi prendiamo i nostri dischi di pan biscotto e ne andremo ad inserire uno sul fondo della nostra torta, in questo modo. Dopodiché andiamo ad inserire tutta la nostra crema alla ricotta. Andiamo a livellarla, dopodiché andiamo ad inserire il secondo disco di pan biscotto. Bene, adesso andiamo ad inserire il secondo disco di pan biscotto. Infine andiamo a riprendere il coperchio di frolla che avevamo realizzato precedentemente e con questo andiamo a sigillare la nostra torta. Mi raccomando, sigillatela per bene. Bene, adesso la nostra torta è pronta per essere infornata. Forno statico preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. La cassata è stata cotta, abbiamo aspettato che si raffreddasse, adesso la possiamo tirare fuori dalla tortiera. Quindi prendiamo un piatto da portata, lo mettiamo sopra e capovolgiamo la torta in questo modo. Mi raccomando, aspettate che si raffreddi per bene, se no rischiate che si rompa. Benissimo. Penso che sia venuta perfetta, quindi adesso non ci resta che decorarla. Come decorazione utilizzerò una forma di queste. È proprio adatta per una torta di diametro di 20 cm e gli diamo una spolverata di zucchero a velo. Beh, togliamo la forma e vediamo il risultato finale. E voilà, direi che è veramente bellissima. E la nostra cassata siciliana a forno è pronta per essere gustata.
E anche questo è pronto e servito. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, ricordati di lasciarmi un like che mi aiuterà a capire che il video ti è piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale, invece, schiaccia il pulsante giù iscriviti e la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video e in una prossima ricetta. Ciao!